Partiamo con una domanda. Quante volte al tavolo avete sentito questa frase? Il mio personaggio non lo farebbe. E attenzione, non è una frase sbagliata. Il problema è principalmente come viene usata, perché c'è una grande differenza tra interpretare un personaggio e usare il personaggio per bloccare la sessione. E fidatevi, se giocate da tanto tempo, questa cosa vi sarà successa. Magari lo avete fatto anche voi. O se non vi è ancora successa, tranquilli, accadrà. Partiamo da una cosa fondamentale. Il gioco di ruolo è narrazione condivisa. Non è un romanzo scritto da una sola persona. Non è il teatro nel senso classico. Non c'è uno script. C'è un gruppo di persone che insieme costruiscono una storia. E questo è il primo errore che fanno molti giocatori di ruolo quando creano un personaggio. Pensano al personaggio come un protagonista solitario. Ma al tavolo di gioco, il protagonista non sei tu. Il protagonista è il gruppo. Il tuo personaggio è parte di quella storia, non è il centro assoluto. E qui arriva la domanda che pochi giocatori di ruolo si fanno quando creano il proprio PG. Questo personaggio è interessante? No. La domanda giusta sarebbe: questo personaggio è in grado di vivere questa avventura con quel gruppo? Perché sono due cose completamente diverse. Facciamo un esempio. Creo un paladino legale e buono, senza macchia, non mente mai, non fa nulla di sbagliato e il gruppo decide di affrontare delle avventure dove sono dei ladri etici o dei semplici ladri e il paladino è sicuramente un ottimo personaggio come l'ho buildato e come è caratterialmente, ma il problema arriverà sempre nel momento in cui questo gruppo dovrà infiltrarsi e lì al tavolo tu dici ma il mio personaggio non lo farebbe mai. Ok, perfetto, è coerente. Adesso cosa succederà alla scena? Il gruppo resterà fermo, la missione si blocca, la storia si fermerà per intero, il Dungeon Master deve riscrivere tutto? Perché se succede questo, non sto interpretando, sto tirando il freno a mano del gioco. Ed è qui che appunto c'è differenza tra coerenza e rigidità. Un personaggio coerente ha dei principi, un personaggio rigido blocca la storia. E non sono la stessa cosa. A questo punto il paladino potrebbe dire: non mentirò, vi darò una mano dall'esterno, ma non entrerò in azione se dovesse succedere qualcosa di brutto. Oppure: non ho intenzione di andare contro i miei ideali, ma questa volta lo farò perché bisogna fare qualcosa. Improvvisamente il personaggio diventa profondo. Adesso ha un conflitto, ha qualcosa con cui fare i conti. Adesso ha una storia. E questo è il vero cuore del gioco di ruolo. Non è la perfezione del personaggio, ma il suo cambiamento. I personaggi che non cambiano sono spesso i meno interessanti. Pensaci un attimo, se il tuo personaggio è identico dalla prima all'ultima sessione, cos'è successo davvero? Quale viaggio ha fatto? Quale conflitto ha affrontato? Quale decisione difficile ha preso? Le storie funzionano perché i personaggi cambiano e il gioco di ruolo funziona esattamente allo stesso identico modo. E qui arriviamo a un punto molto importante. Il conflitto tra personaggi non è un problema, anzi spesso è una delle cose che tutti vogliono vedere al tavolo. Tutti vogliamo vedere un po' di dramma. Il paladino che litiga con il ladro, il chierico che mette in dubbio quello che gli è stato insegnato, un mago che non si fida delle decisioni del barbaro. E queste sono tutte scene fantastiche, ma solo se il conflitto crea una storia. Se il conflitto blocca il gioco, allora non è più roleplay, è solo frustrazione. Il conflitto deve spingere la storia avanti, non fermarla. Ora vi faccio un esempio di un qualcosa che mi è stato detto e che condivido con voi perché mi ha permesso di crescere proprio su questo punto. Un gruppo arriva davanti a due portali. Da questi portali non si può più tornare indietro. Il gruppo decide di attraversare il portale A, ma tu decidi di attraversare invece il B. E sei solo tu a farlo, perché questo è coerente con il tuo personaggio e non con quello degli altri. E qui succede qualcosa che i giocatori spesso non riescono a capire. Il master a questo punto cosa dovrebbe fare? Dividere le storie in due parti? Fare una narrazione solo per te e per il gruppo che ha preso l'altro portale? E la soluzione è molto semplice. Il tuo personaggio attraverserà il portale B e la sua storia finisce lì. Magari sarà un finale misterioso, magari sarà tragico o magari addirittura eroico, ma sarà comunque un finale. E le sessioni dopo arrivi con un altro personaggio e il gioco comunque continua. I cicli narrativi nascono, crescono e terminano, ed è giusto che non sia tu la causa di questa cosa, perché il tuo ruolo da giocatore non è solo leggere quello che c'è scritto sulla scheda e creare i ganci anche per gli altri. Non deve essere solo il master, perché tu sei protagonista come lo sono tutti gli altri. Ricorda che tu sia un master o un giocatore, che tu decida di concludere un ciclo narrativo. Questo non è un fallimento, ma è storytelling.
E sapete qual è uno dei segreti dei più grandi giocatori di ruolo? Che sono pronti a lasciarli andare via, ovviamente quando la loro storia è finita. E non deve essere per forza un addio, potrebbe essere un arrivederci. Il tuo personaggio non era adeguato a questa storia? Bene, lo rivedrai nella prossima. Ora che vi ho dato tutti questi piccoli tips, questi piccoli consigli, cercate di far vostra una regola molto semplice. La prossima volta che state per dire il mio personaggio non lo farebbe, fermatevi un secondo e fatevi questa domanda: cosa potrei fare per agganciarmi con il gruppo? Non serve dire sì e non serve tradire il proprio personaggio, serve solo per trovare un'alternativa, una deviazione, un piccolo compromesso. Il personaggio potrebbe essere contrario, potrebbe farlo controvoglia, può protestare, può mettere condizioni, ma la scena deve continuare. Il gioco continua, la storia continua, e questo è quello che vogliamo veramente tutti quando giochiamo, perché alla fine il gioco di ruolo è qualcosa di molto semplice, è un gruppo di persone che si siede intorno al tavolo per raccontare una storia, non per difendere il proprio personaggio come questo fosse un processo, ma per costruire qualcosa insieme. Quando questo succede al tavolo, le sessioni non possono fare altro che migliorare, ed è così che nascono quelle scene che vi ricordate per anni, quei momenti che vi raccontate con gli amici, quelle leggende che raccontate con chi condividete la passione. E da narratore non dimenticare: la prossima volta che qualcuno al tavolo dice il mio personaggio non la farebbe questa cosa, fate una cosa semplice, chiedetegli: ok, e quindi cosa fai? Perché è lì che inizia davvero il gioco di ruolo. E ora sono curioso, vi è mai capitato di giocare con qualcuno che bloccava questo genere di partite? Oppure siete stati voi ad usarla e ora ci avete riflettuto meglio? Raccontatemelo qui sotto nei commenti, perché sono sicuro che ogni tavolo ha almeno una storia da raccontare su questa frase. E come diciamo sempre, per noi la magia più bella che si possa fare è proprio quella di sognare.